Ciao a tutti e ben ritrovati da Lorenzo. Oggi faccio vedere un video su come è possibile utilizzare delle celle di Peltier per ricavare corrente. Partiamo innanzitutto dicendo che esistono due tipi di celle di Peltier. Celle denominate TEC, Thermo Electric Cooler, che sono quelle che si usano per raffreddare, riscaldare, spostano praticamente il calore, e quelle denominate TEG, che vuol dire Thermoelectric Generator. Naturalmente le seconde sono quelle più indicate per la generazione di tensione di corrente, però sono anche di reperibilità più difficoltosa. Quindi io, avendo delle normali celle di Peltier per raffreddare, delle TEC, Thermoelectric Cooler, utilizzerò quello. Funzionano comunque, certo l'efficienza è un po' più bassa, però adesso vedremo nel video come fare. Allora, partiamo dalle celle di Peltier che avevo già in mio possesso. Sono delle celle di Peltier standard da 40x40 mm, mi sembra siano da un centinaio di watt all'incirca l'una, come potenza assorbita per il raffreddamento, 12 volt e assorbimento attorno a 7-8 ampere. Ecco, siccome avevo già fatto un po' di prove prima di questo video, parto dal fatto dicendo che ho utilizzato una ventola da computer, quindi 12 volt, e una singola cella non è in grado di generare 12 volt. Si potrebbero usare dei DC-DC converter, il problema è che anche questi hanno un range di efficienze che in genere è il 70-80%, quindi il metodo che utilizzerò, poiché ogni cella produce all'incirca un volt e qualcosa, dopo lo vediamo comunque nel filmato, per il mio scopo ne metterò in serie 6. Allora, le celle di Peltier in serie, dal punto di vista circuitale, si comportano un po' come i LED, cioè vanno controllati in corrente. In questo caso, utilizzandoli come generatore, li metterò in serie per aumentare la tensione e avere una corrente costante in tutte le celle. Quindi, dopo aver messo in serie le singole celle, le colleghiamo a una ventola. Come dicevo prima, ho utilizzato materiale che già avevo in casa, non ho comprato nulla di nuovo, quindi avevo questa ventolina che è 12 volt, ho fatto un po' di prove, parte già da 3 volte, 3 volte, 3 volte e mezzo, quindi con 6 celle in serie dovremmo riuscircela a farla girare. Ecco, quando collegate poi le singole celle in serie, le saldiamo e poi le isoliamo con il nastro, con la guaina termorestringente per evitare cortocircuiti. Poi facciamo attenzione a impilarle correttamente, ovvero tutti i lati caldi da una parte e tutti i lati freddi dall'altra. Per capire quali sono i lati caldi e i lati freddi, prendiamo un alimentatore, gli forniamo un attimo corrente, teniamo due dita e la cosa è fatta, lo capiremo immediatamente. Ah, c'è da dire che la cosa ideale tra una cella e l'altra sarebbe quella di mettere la pasta termica, perché non aderiranno mai al 100% per questioni di planarità, un gap d'aria può sempre rimanere, quindi diciamo, la propagazione del calore o del freddo non è l'ottimale. Purtroppo per questo video avevo terminato la pasta termica, quindi giusto come informazioni lo faremo senza pasta termica. Però tenete presente che se dovete realizzare come vostro progetto vero e proprio, consiglio di utilizzare pasta termica oppure anche quei fogli diciamo preformati di superfici termiche ideali per magari diciamo, lo scambio tra processori e dissipatori che in genere si utilizzano nei computer. Ecco, stessa cosa per il dissipatore, questo è un dissipatore di una vecchia CPU, anche questo lo avevo in casa e quindi andremo a utilizzare questo per la nostra invenzione. Allora, per tenere tutto in posizione, ovvero le celle impilate tra di loro, il dissipatore al di sopra delle celle,
Ho preso una piastra di alluminio, gli ho praticato 4 fori. In questi 4 fori ho messo 4 bulloni con 4 dadi che fungono da prigionieri, e il tutto andrà assemblato insieme in modo da tenere le celle compresse contro se stesse, ma anche contro la parte in basso che sarà quella che riceverà il calore, la parte superiore che sarà il dissipatore al quale sarà attaccato la ventola. Comunque adesso lo vediamo bene. A questo punto, per capire quando il pacco di celle inizierà a generare tensione corrente, non facciamo altro che attaccare un tester ai cavi che portano l'alimentazione alla cella. Quindi partiamo a scaldare la cella, anzi il set di celle, dal basso. Io ho utilizzato un normale accendino a gas, vediamo un po' che cosa otteniamo. Ecco, se guardiamo il tester possiamo notare già che la tensione inizia a salire, riscaldando la parte inferiore. Ecco, tenete presente che le celle di Peltier, per produrre corrente, bisogna far sì che la parte inferiore e la parte superiore abbiano un certo range di temperatura differente, ovvero se io scaldo la parte inferiore a mettiamo 100 gradi, devo avere la parte superiore che ha almeno un 30-40 gradi di differenza. Se fossero identiche, o tutte e due 100 gradi o tutte e due 40 gradi, non si creerebbe nessuna corrente. La corrente è generata dalla differenza di temperatura. Come vediamo ci vuole un po', però il voltaggio sta salendo. Lasciatemi dire che naturalmente questa misurazione ha senso se c'è il carico attaccato, come in questo caso, perché è ovvio che se non c'è nessun carico e misurate la tensione otterrete magari anche una tensione maggiore, però nel momento in cui attacchiamo un carico, una resistenza oppure una ventola come nel mio caso, se avrà un assorbimento di corrente naturalmente la tensione calerà. Quindi la misura ha senso, la misura di tensione ha senso fatta sotto carico. È passato un certo tempo, la tensione è salita oltre 2 volt, però la ventola non gira ancora. Questo cosa significa? Significa che non stiamo fornendo abbastanza calore. Quindi il modo più semplice per fornire più calore è mettere una fiamma più grande. In questo caso io ero a casa, ho usato il fornello di casa e ho messo tutto lo chassis direttamente sopra il fornello. Naturalmente un fornello fornisce una quantità molto maggiore rispetto a un accendino che è una singola fiamma, e infatti vediamo che il voltaggio sta continuando a salire, siamo arrivati a 2 volt e mezzo. Ecco, dovremmo esserci quasi. Ecco, vediamo, siamo a 2 volte 60, 2 volte 80. Ecco, la ventola ha iniziato a girare. Quindi con questa quantità di calore riusciamo a ottenere una tensione capace di far innescare la ventola. Quindi vuol dire che sta circolando corrente. Per capire quanta corrente avrei dovuto interrompere un cavo e mettere il tester come amperometro in serie, però diciamo, non mi interessava particolarmente. Lo scopo è far vedere che riusciva a far girare una ventola, e il nostro scopo l'abbiamo raggiunto. Stiamo andando anche oltre, come vediamo siamo quasi a 3 volt. Naturalmente adesso fermo tutto perché si inizia a sentire anche odore di stagno, significa che le saldature dei vari cavi sono troppo vicini alla parte calda, e quindi probabilmente parte dello stagno sta iniziando a sciogliersi. Comunque diciamo lo scopo l'abbiamo raggiunto, diciamo lo studio è stato fatto, e questa può essere un'idea da utilizzare per i prossimi vostri progetti futuri. L'ultima cosa, naturalmente, quando spegniamo il gas, togliamo la fiamma, vediamo che la ventola continua a girare e la tensione rimane comunque a un certo livello, fino a che raggiungerà nuovamente un valore troppo basso, la ventola si spegnerà e man mano il tutto tornerà alla temperatura iniziale.
Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.